Bentornati a tutti su BMaker Electronics. Oggi andiamo a vedere uno dei componenti più usati nei progetti con Arduino, il servomotore SG90. Vedremo insieme come funziona, come si collega e come lo riusciamo a controllare con un semplice sketch. Alla fine andremo a vedere alcuni progetti pratici e reali. Ok, andiamo a iniziare subito. Al suo interno troviamo un motore DC che genera il movimento, dei riduttori a ingranaggi per aumentare la coppia, un potenziometro per misurare la posizione dell'albero e in più un circuito di controllo che riceve il segnale PWM. Ho portato sul quaderno i collegamenti del cavo. Allora, troviamo 3 fili orange, red e brown, quindi arancione, rosso e marrone. L'arancione serve per segnale PWM, il rosso per il segnale positivo, il ground e marrone per il segnale negativo. Il segnale PWM significa Pulse Width Modulation. È un metodo per trasmettere un'informazione analogica, ad esempio una posizione angolare, usando un segnale digitale, quindi un acceso e spento. Con Arduino non diciamo al servo vai a 90 gradi, ma gli mandiamo un segnale ad impulsi a una certa frequenza. La durata di ogni impulso determina l'angolo che il servo deve raggiungere. Questo servomotore SG90 aspetta un impulso ogni 20 millisecondi. Quindi possiamo scrivere che la frequenza è uguale a 1 fratto t, dove 1 diviso 0,02 secondi, che 20 millisecondi, troviamo una frequenza di 50 Hz. Quindi ogni 20 millisecondi aspetta un impulso. Possiamo disegnare questo è un impulso, questo è un altro impulso, tempo, quindi ogni 20 millisecondi impulso riceve un segnale. La larghezza dell'impulso alto, quindi rimane alto, indica a quale angolo deve andare il servo. Allora, possiamo scrivere che a 1 millisecondo corrisponde a 0 gradi, 1,5 millisecondi corrisponde a 90 gradi e a 2 millisecondi corrisponde a 180 gradi. Il resto del tempo è un segnale low, quindi basso, ma il servomotore non se ne preoccupa perché lui guarda solo la durata alla parte alta. Facciamo un esempio. Immagina di bussare a una porta ogni 20 millisecondi. Se bussi piano per 1 millisecondo, il servo si gira solo un po'. Se bussi più a lungo, sempre 2 millisecondi, lui capisce che deve girarsi tutto. Più a lungo si bussa, più il servo si gira. Errori comuni nei servo: impulsi più corti di 1 millisecondi o più lunghi di 2 millisecondi possono far tremare il servo, quindi abbiamo un effetto tremolio. La frequenza deve rimanere sempre costante intorno ai 50 Hz e il segnale non va interrotto. Se non riceve impulsi per qualche secondo, il servo può perdere forza o, peggio, la posizione. Andiamo a realizzare questo semplice circuito. Prendiamo un Arduino, io ho qui un Arduino 1 e un servomotore. Andiamo a collegare il GND di Arduino al GND
del servomotore, quindi al filo marrone. Poi andiamo a collegare più 5 volt di Arduino al filo rosso del servomotore, e il segnale lo andiamo a prendere, lo possiamo prendere da questi piedini che abbiamo quest'onda. Io lo vado a prendere al pin 9, ma potremmo usare anche il 3, il 5, il 6, il 10 o l'11. Quindi andiamo a prendere dal pin 9 e lo portiamo sul filo arancione. Andiamo a realizzare il collegamento. Allora, abbiamo detto il marrone, quindi al GND di Arduino, possiamo metterlo qui. Il rosso a più 5 volt di Arduino, lo qui, vedere. E il filo arancione lo andiamo a collegare al pin 9. Questo è tutto il collegamento del nostro servomotore. Adesso andiamo sull'IDE di Arduino e andiamo a fare un semplice programma per far girare il motore. Apriamo l'IDE di Arduino e incominciamo a scrivere il nostro codice. Allora, per prima cosa dobbiamo includere servo.h. Questa libreria serve per comandare il nostro servomotore. Continuiamo e andiamo a creare una classe servo con l'oggetto mio servo. Passiamo nel setup, lasciamo uno spazio, cancelliamo questa riga di codice che è un commento e andiamo a inserire andiamo a iniziare la nostra porta seriale Serial Beginner 9006 che serve a far comunicare il nostro Arduino con il computer. Proseguiamo e andiamo a inserire MyServo con Attack 9, dove gli diciamo che il nostro servo è collegato al pin 9 di Arduino. Infine inseriamo un serial pin, facciamo stampare sul serial monitor, inserisci un angolo tra 0 e 180 gradi. Andiamo a inserire il resto del codice nel loop e lo andiamo a vedere insieme. Riduco così si vede meglio. Allora troviamo un if che controlla se ci sono dati disponibili nella porta seriale. Questo int angolo legge un numero intero della seriale, per esempio se digitiamo 20, 30, 40, questo lo legge e lo manda a questa variabile angolo. Verifica con questa istruzione se il numero è compreso fra 0 e 180, perché di fatti noi possiamo mandare il servo da 0 a 180 gradi, quindi se angolo è maggiore o uguale a 0 e angolo è minore è uguale a 180 gradi, impostiamo in server la posizione indicata. Mio servo, quindi il nostro oggetto, scrive l'angolo, stampa una conferma sul serial monitor, quindi serial pin servo impostato a serial print angolo, ci stampa l'angolo in gradi, altrimenti con else, se il numero è fuori intervallo, mostra un messaggio di errore, valore non valido, inserisci un numero tra 0 e 180. Ok, proviamo a mandarlo su Arduino e vediamo se il nostro codice funziona. Colleghiamo Arduino al computer. Io ho un Arduino R4 Wi-Fi con una porta USB-C. Vi ricordo, se volete collegare, adesso l'alimentazione lo prendo da Arduino, ma se vi serve per comandare cose più potenti potete usare un'alimentazione esterna, così da non stressare il nostro Arduino. Ok, allora qua sul Arduino IDE troviamo Arduino 1 R4 Wi-Fi e proviamo a mandarlo su Arduino, vediamo se non ci sono errori. Sta compilando lo sketch. Ok, vedete che sta
sta programmando. Programmato. Apriamo il serial monitor, come vedete in alto a destra, monitor seriale. Ci dovrebbe comparire il messaggio inserisci un angolo, ma non compare nulla. Proviamo a inserire 50 e vediamo se il servo gira. Provo a premere invio e si è spostato, poi è tornato a 0. Mettiamo 80 e poi torna a 0, 180, poi torna a 0, 60. Come vedete non mantiene la posizione. Non è esattamente quello che ho detto al codice, perché ritorna a 0. Secondo me, come vediamo qua, troviamo entrambi NLCR. Mettiamo un a capo, proviamo a scrivere i nostri gradi e vediamo se il servo si muove. Torna lo stesso a 0. Mettiamo nessun fine riga, vediamo un po', mettiamo 50. Ecco qua dava problemi. Adesso funziona. Mettiamo 180, 1, 0, 2 gradi, 10. Quando è poco non si sposta. Mettiamo 50. Portiamolo a 0, mettiamo 3, vediamo se si sposta, no, 0, mettiamo 5, non si sposta, torniamo a 0, mettiamo 10, quindi si sposta a 10 a 10, 25, 180, 0. Quindi come potete vedere, con questo servomotore possiamo creare moltissimi progetti, da robot a semplici movimenti, cioè ci possiamo divertire moltissimo. Basta capire come funziona e poi potete liberare la vostra creatività. Ok, per questo video è tutto. Se avete qualche suggerimento su qualche video su questo servomotore potete scriverlo sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.